Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo di una categoria particolare di verbi, i verbi ergativi. Vedremo che cosa sono, quali sono le loro caratteristiche e soprattutto perché ci interessano. Che cosa sono i verbi ergativi? Per capirlo bene bisogna ripassare la differenza fra verbi transitivi e verbi intransitivi. I verbi transitivi sono quelli che ammettono un complemento oggetto. Claudia ha ordinato un caffè. Un caffè è il complemento oggetto, che risponde più o meno alla domanda chi o che cosa. Che cosa ha ordinato? Ha ordinato un caffè. Un altro esempio, Gianni ha comprato un paio di guanti. Stessa cosa. I verbi intransitivi sono invece quelli che non hanno un complemento oggetto. Gianni cammina, Anna nuota. Non si può dire nuota che cosa, non ha senso, e quindi nuotare è un verbo intransitivo. Fin qui tutto bene, credo, non ci sono problemi particolari. Ora, ci sono verbi che possono essere usati a volte in maniera transitiva, con un complemento oggetto, e altre volte in maniera intransitiva, senza complemento oggetto. Per esempio il verbo mangiare. Posso dire Gianni sta mangiando la pizza. In questo caso lo uso in maniera transitiva, con un complemento oggetto, la pizza. Ma posso anche dire semplicemente Gianni sta mangiando. Per esempio, se qualcuno telefona e mi chiede c'è Gianni, io posso rispondere sì, ma in questo momento sta mangiando. In questo caso uso il verbo mangiare in maniera intransitiva. Un altro esempio potrebbe essere con il verbo cantare. Posso dire Gianni sta cantando oppure Gianni sta cantando una canzone, transitivo. Ma con verbi come appunto mangiare o cantare, che non sono verbi ergativi, attenzione, non ci siamo ancora arrivati, con questi verbi, dicevo, sia che io li usi in maniera transitiva, con un complemento oggetto, sia che li usi in maniera intransitiva, senza complemento oggetto, il soggetto rimane sempre il soggetto. Cosa voglio dire? Quando io dico Gianni sta mangiando la pizza, il soggetto naturalmente è Gianni. E quando dico semplicemente Gianni sta mangiando, il soggetto è sempre Gianni. La pizza non diventa mai il soggetto del verbo. E sembra una cosa strana da dire, ma vedremo che invece è proprio quello che succede con i verbi ergativi. I verbi ergativi sono verbi che possono essere usati sia in maniera transitiva sia in maniera intransitiva, ma hanno una caratteristica particolare, e questa è la parte difficile. Il complemento oggetto della forma transitiva diventa il soggetto della forma intransitiva. Con un esempio si chiarisce tutto. Prendiamo il verbo aumentare, che è appunto un verbo ergativo. Quando io dico il governo aumenta le tasse, uso il verbo aumentare in forma transitiva e le tasse è il complemento oggetto del verbo. Il governo naturalmente è il soggetto in questa frase. Quando invece lo uso in forma intransitiva, dico, con più o meno lo stesso significato, le tasse aumentano. Cioè quello che prima era il complemento oggetto, le tasse, diventa il soggetto del verbo. E il significato naturalmente è simile perché in tutte e due le frasi dobbiamo pagare di più perché sono le tasse che aumentano. Ora, tutto questo è molto interessante, ma magari qualcuno sta pensando va bene, ma cosa ce ne importa? Ce ne importa perché, per esempio, quando usiamo questi verbi con i tempi composti, come il passato prossimo, il condizionale passato, il congiuntivo passato, l'infinito passato, eccetera, qualunque tempo composto, dobbiamo ricordarci che l'ausiliare cambia. Cioè, quando usiamo questi verbi in forma transitiva, l'ausiliare è avere. Quando invece li usiamo in forma intransitiva, l'ausiliare è essere. E quindi, prendendo la stessa frase di prima e mettendola al passato, diciamo il governo ha aumentato le tasse, con l'ausiliare avere, ma diciamo le tasse sono aumentate, con l'ausiliare essere. Ci sono molti verbi in questa categoria, cioè verbi che si comportano allo stesso modo. In realtà sì, ce ne sono abbastanza. Mi sono segnato qui
quelli che mi sembrano i più comuni. Poi nella descrizione qui sotto metto una lista un po' più lunga, anche se non completa. Ma i più comuni che mi sono segnato sono questi: affondare, avanzare, aumentare, diminuire, cambiare, cominciare, iniziare, finire, terminare, continuare, guarire, migliorare, peggiorare. Questi mi sembrano i più comuni, ma poi, come ho detto, trovate una lista un po' più lunga nella descrizione. Faccio un paio di esempi con alcuni di questi verbi e li metto tutti al passato prossimo per ricordare bene che bisogna cambiare l'ausiliare. Possiamo dire, per esempio, i pirati hanno affondato la nave, ma diciamo la nave è affondata. E naturalmente quando usiamo l'ausiliare essere bisogna ricordarsi anche di accordare il participio passato. In questo caso la nave è femminile e quindi diciamo la nave è affondata. La conferenza è iniziata in ritardo, il presidente ha iniziato la conferenza in ritardo. La mia idea ha peggiorato la situazione è peggiorata. Ora, non abbiamo ancora finito, perché in realtà questi verbi ergativi si suddividono in due sottogruppi. Quelli che abbiamo appena visto si chiamano verbi ergativi di forma attiva e poi ci sono i verbi ergativi di forma riflessiva. Anche questi sono molto comuni e il principio è lo stesso. Sono verbi che possiamo usare in maniera transitiva oppure in maniera intransitiva. E come prima, il complemento oggetto della forma transitiva diventa il soggetto della forma intransitiva. Ma la differenza è che questi verbi, quando li usiamo nella forma intransitiva, diventano riflessivi. Prendiamo il verbo sporcare. Io posso dire ho sporcato il pavimento, perché non mi sono tolto le scarpe che erano piene di fango, ma posso dire anche il pavimento si è sporcato e quindi il verbo sporcare in questo caso diventa riflessivo, diventa sporcarsi e il pavimento, che nella prima frase era il complemento oggetto, ho sporcato il pavimento, diventa il soggetto della seconda frase, il pavimento si è sporcato. E anche in questo caso naturalmente devo cambiare l'ausiliare, perché nella prima frase, quando ho usato il verbo in forma transitiva, ho usato l'ausiliare avere, ho sporcato il pavimento, mentre nella seconda frase, nella forma riflessiva e intransitiva, ho usato l'ausiliare essere, il pavimento si è sporcato. In questo caso forse non è tanto una sorpresa, perché sappiamo che con i verbi riflessivi si usa sempre l'ausiliare essere, ma questa cosa non funziona con tutti i verbi, anche se hanno una forma riflessiva. Cosa vuol dire? Prendiamo il verbo lavare. Io posso dire Gianni ha lavato la macchina, ma non posso dire la macchina si è lavata. È una frase che non ha senso. Quindi non tutti i verbi che hanno una forma riflessiva appartengono a questa categoria di verbi ergativi di forma riflessiva. Un altro verbo molto comune che appartiene a questa categoria dei verbi ergativi di forma riflessiva è il verbo rompersi. Ho rotto il bicchiere, ma posso dire il bicchiere si è rotto. Anche qui, come prima, mi sono segnato i verbi più comuni che appartengono a questa categoria, i verbi che mi sembrano più comuni, e mi sono segnato i verbi allargarsi, restringersi, dividersi, muoversi, scolorirsi, annerirsi, eccetera. Anche in questo caso metto poi nella descrizione qui sotto una lista un po' più lunga, anche se non completa. Questi verbi ergativi, sia quelli di forma attiva sia quelli di forma riflessiva, sono sicuramente molto comuni e poi sono molto utili perché possiamo usare la forma intransitiva quando non vogliamo nominare l'agente, o perché non esiste un agente preciso, o magari perché non ci interessa in quel contesto. Quindi, per esempio, posso dire il prezzo della benzina è aumentato. Non mi interessa se è stato il governo a aumentare il prezzo della benzina o se sono state le compagnie petrolifere o chi altro.
Mi interessa semplicemente il fatto che il prezzo della benzina è aumentato e quindi uso la forma intransitiva. La stessa cosa quando dico il Titanic è affondato, il bagno si è allagato, i jeans si sono scoloriti, eccetera. Quando lavavo i piatti e magari rompevo un bicchiere, evitavo di dire ho rotto un bicchiere, ma dicevo si è rotto un bicchiere. E mia mamma mi rispondeva, sì, si è rotto da solo. Va bene, spero di aver chiarito un po' che cosa sono questi verbi ergativi. Mi rendo conto che non è un argomento facile, ma è un argomento sicuramente importante. Grazie a tutti di avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!